Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state oggi? Beh, lo so come state. Mi state continuando a scrivere mail di apertura, di liberazione, in seguito al podcast che ho pubblicato sulle fiamme gemelle e anime gemelle. Nel frattempo ho sentito anche movimenti tellurici, voglio dire, siamo nella valle dell'ego, nella dualità terrestre, sulla terra, vige la mente. La mente mente, il cuore sa. E allora la verità è qualcosa che nessuno ve la può insegnare, la dovete sperimentare. E la verità è talmente potente che si fa strada da sola. E la verità è ciò che fa squarciare il velo dell'illusione, ciò che crea, come vi ho detto nel video Magia Pratica 1, la crepa nella mente, è proprio la verità. E la verità è quando ti arrivano delle emozioni che l'ego vuole dominare. Vuole dominare come? Controllando la situazione, dicendoti non è così, dicendoti buff, menzogne. E beh, certo, perché l'ego ha paura della verità. La verità si chiama amore. La verità si chiama amore. E l'ego ha paura dell'amore. L'amore include tutto, visibile e invisibile, vero o falso, perché il vero o falso che percepiamo nella realtà duale è frutto di un condizionamento mentale, no? Tu giudichi vero o falso, giusto o sbagliato, meglio o peggio, secondo cosa? Secondo la mente, secondo le credenze che ci sono all'interno della mente. Siccome la mente è uno strumento al servizio del sistema, che ti vuole misurabile, prevedibile, governabile, non può accettare che tu vada fuori la staccionata. E quindi giudica. Invece l'amore è onnicomprensivo, include tutte le sfumature di ogni cosa. All'amore ci arrivi con la mente creativa. Nella realtà creativa, nella mente creativa, dove è vero A, è vero anche B. Nella mente duale, dove è vero A, non può anche essere vero B. E quindi il mio compito è quello di passarvi degli strumenti affinché voi possiate liberarvi dalle catene dell'ego e andare incontro al vostro daimon, al vostro destino, che è unico e irripetibile, alla vostra verità, cioè al vostro amore e alla vostra capacità di inclusione. Il mio daimon richiede una rivoluzione. Sono sempre stata una rivoluzionaria. Mi sono sempre ribellata alla mia mente, ma ho dovuto subirla per potervi passare le informazioni. Le mie chiavi, quelle che vi passo, sono le chiavi che ho utilizzato io per liberarmi. Che poi la mente ti racchiappa sempre, quindi la mente ti racchiappa sempre. Dove sta il gol però? Che via via, sappiamo che la mente è un programma, no? Non ha anima la mente. Sei tu anima che incarni la mente. Via via che tu fai degli approcci, che utilizzi prospettive diverse, la mente si abitua. E quindi la mente viene messa poi al servizio delle tue nuove prospettive. Ogni volta
che avete delle emozioni, come so, che sono state provocate dai quei movimenti tellurici, terremotici, emozionantici di quel video, beh, l'obiettivo era proprio quello. Cioè, l'obiettivo è squarciare l'ego, squarciare la mente. Come io me la sono squarciata da sola, nel senso, ok. E tutte le mail che mi mandate sempre, le ultime soprattutto, anche questa giornata, ieri, l'altro ieri, sono la prova provata della fede che avete riposto in voi stesse, nel seguire il vostro sposo celeste o sposa celeste. E ognuno poi ha il suo destino, cioè nel senso, ognuno ha il suo destino. Nessuno può salvare qualcuno, ma ognuno deve compiere il suo destino. E non esiste, come dice anche un grande poeta, non esiste un destino migliore o peggiore, ognuno deve compiere il proprio destino. Compiere il proprio destino significa dire sì al karma. Dire sì al karma significa iniziare a vivere una felicità autentica. La felicità autentica è comprensiva delle emozioni che la tua mente giudica negative. Perché quello che ci hanno tolto è la fede nelle emozioni, e quindi ci hanno tolto il nostro più grande potere. Essendo le emozioni delle divinità, quando le giudichi male, tu le respingi il tuo potere. Quindi tutti i movimenti tellurici che la tua anima ti fa vivere attraverso un podcast, attraverso una persona, attraverso un evento, bene, vanno celebrati, vanno accolti. Io ho improntato la mia vita alla rivoluzione, ma la rivoluzione non è quella che si fa fuori. La rivoluzione si fa dentro, l'unico nemico è la mente razionale, che poi è uno strumento al servizio sì del sistema, ma dell'evoluzione. Ogni cosa che ci è stata data ha un senso, è espressione di una volontà divina, comprensiva la mente razionale. La mente razionale deve diventare mente creativa, mente poetica, che poi ce l'abbiamo già. Quando parliamo di questi concetti così sottili è il tutto nella parte e la parte nel tutto, no? E quindi io sono immensamente felice di tutto quello che avete sperimentato, di tutti i movimenti tellurici e di tutte le emozioni, di tutti gli dei che vi sono venuti a trovare per potenziare la vostra fede, per distruggere la vostra mente e per mettervi al servizio della vostra grande missione di vita, che è un capolavoro. Quindi io farei un applauso a tutte le dee, gli dei che vi sono venuti a trovare e che hanno dato dei risultati sorprendenti, istantanei, e sono immensamente grata e felice di tutto, di tutto. Ricordate che la paura e gli attaccamenti sono ciò contro cui bisogna andare, cioè distruggere con l'amore, paura e attaccamenti. Ecco, io nella vita ho imparato a smettere di avere paura, non ho paura. E accogliendo le idee e gli dei non puoi più avere paura, perché tu accogli delle forze sovraumane, sovramentali, che ti ergono a tale levatura. Abbiamo capito che la narrazione delle fiamme gemelle come step evolutivi è la narrazione che compete tutti gli esseri umani. La sofferenza, le sofferenze che ci dividono da amore, come vi ho spiegato nel video, sono relative e accomunano tutti gli esseri umani. E questo è un momento storico in cui c'è un'accelerazione di coscienza che ha avuto la necessità di creare come idea il concetto delle fiamme gemelle, che è un concetto antico sin dalla notte dei tempi, ossia il concetto della relazione tra umano e divino, maschile e femminile, perché all'umanità serviva proprio uno sprint in più. È un'evoluzione di amore e psiche. Ognuno di voi ha una fiamma cristica interna, e secondo la quale venite
e in ogni contesto storico ci sono degli strumenti che possiamo vedere il lato in luce e il lato in ombra. Questo è un momento storico in cui c'è la narrazione delle fiamme gemelle, in cui la luce delle fiamme gemelle come archetipo, come concetto, è la luce di darsi alla propria missione di vita, alla propria natura, quindi includere il karma come una grande benedizione comprensiva delle emozioni. Il lato in ombra, perché siamo nella dualità e quindi è tutto luce e ombra, ogni cosa ha due facce, e che la mente razionale prende questa nuova narrazione per manipolarti di nuovo. E quindi ogni cosa che tu ti narri, ogni cosa, ogni informazione nuova, ogni conoscenza appresa, la tua mente razionale la utilizzerà per manipolarti. Questa è cioè dovete essere sempre vigili. Ecco perché è importante la meditazione. Dovete essere sempre vigili, 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 presenti, ma non da un'attitudine mentale, non con l'ansia. L'attitudine, quando dico vigili, la mente la interpreta come ansia. Invece l'anima, per quando dico vigili, significa vigili nell'avere fede. Quindi anche le meditazioni che vi sto pubblicando, la prossima settimana ne pubblicherò un'altra, sono proprio strumenti per avere questa vigilanza animica, che è una vigilanza cardiaca, non è una vigilanza mentale. È proprio tutto funzionale al ritorno alla fede, ritorno all'uno, ritorno al darsi, che è la stessa cosa. Perché l'unica cosa che ci resta da conoscere è l'invisibile, cioè il divino. Come lo conosci? Sviluppando i sensi sottili che hai, per elevarti alla sovramente, che rispetto alla mente razionale è la mente creativa, è la mente del Dio. Quindi, che grazie, 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 grazie a tutte, a tutti, a tutti, a tutti. Siete incredibilmente magnifici. Anche chi ha avuto i movimenti tellurici è meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Quando vedo l'ego a teatro, in scena, vedo proprio che sta funzionando l'accelerazione della frequenza di Madre Terra, funziona, perché quello è, andiamo verso l'età dell'oro, che è uno stato di coscienza, e quindi state andando da Dio. Detto questo, ragazze mie, ragazzi, tu stai riprendendo? Sì. Allora, detto questo, poi volevo dire un'altra cosa. Vi ricordate il lui lei della settimana scorsa, dove sul femminile c'era tutta quella potenza animica con la papessa, con l'eremita, che alla fine avrebbe trovato la regina di bastoni, la forza e la magia in sé? Cioè praticamente quello è quello che ho vissuto io nella creazione del parto gemellare, fiamminico gemellare. È quello che avete vissuto tutte voi, incredibile, meraviglioso, è fantastico. Quindi, riguardatevelo per curiosità, perché è proprio quello che avete attraversato, c'è tutte, a seconda di livelli di coscienza diversi, no? Però ognuno aveva quegli step, incredibile, bellissimo. Allora, ragazze mie e ragazzi, detto questo, settimana che va dal 15 al 21 luglio, andiamo a vedere cosa ci racconteranno, come ci sciamanizzeremo quello che ci racconteranno i nostri beniamini, il nostro lui-lei, divino femminile e divino maschile. Potremmo anche annoverarlo tra amore e psiche, diciamo, amore e psiche, anche se comunque sia il dio amore era il più bello di tutti gli dei. Tu sei bello, però non è che proprio, vabbè, nel senso non ho la minima idea di come può essere il più bello di tutti gli dei. Già è un dio, il dio amore. Come può essere il più bello di tutti gli dei? Non lo so, accecante, forse non lo vedi perché è solo luce. Vabbè, allora, io leggerò l'energia maschile, l'energia femminile, sono energie interne e poi le andiamo a sviluppare secondo quello che è la nostra missione dell'anima, la missione collettiva delle energie e del karma collettivo ci vorranno raccontare. Allora, partiamo col nostro maschione, vediamo un po' qual è l'energia attuale del maschile rispetto al femminile. Energia maschile nei confronti del femminile.
Un'altra cosa che volevo dire, vi ricordate che nel maschile la settimana scorsa che la nostra azione, e la mente razionale anche il maschile se vogliamo dirlo, no? Perché è sempre a più livelli ragazzi, questo format si legge a più livelli. Io poi ogni volta che mi viene l'intuizione di parlare di un livello piuttosto che di un altro, lo dico sempre. Vi ricordate che il maschile aveva paura? Questa settimana che è trascorsa. Il femminile aveva un grande potere spirituale. La paura del maschile è la paura della mente razionale. L'ego che abbiamo visto a teatro, insomma, in questi giorni. Cioè, cosa fa l'ego quando ha paura? Attacca per difendersi, oppure si trattiene, cioè controlla, cerca di controllare. Vabbè, era una riflessione in più per dare sempre di più un'intuizione di come le carte leggono il karma, no? La missione dell'anima, e poi ognuno rispetto alla consapevolezza spirituale che ha si adopera. Allora, vediamo il nostro maschile, vediamo lui nei confronti di lei, energia attuale di lui nei confronti di lei, energia attuale di lui nei confronti di lei. 4 di denari, sta ritirato infatti, sta trattenuto, energia attuale. E beh, dopo tutti gli scossoni che gli abbiamo dati all'ego, bello mio, stai un po' così, Allora, 4 i denari, abbiamo qua un lui che centellina le sue espressioni, un lui un po' più ritirato, quindi la mente razionale che sta un po' contratta anche, no? Ovviamente, l'ego, è chiaro. Quindi qua abbiamo un'energia maschile, o più energie maschili ovviamente, un poco sulle loro come energia presente, cioè un po' testa dura, un po' ritirati in loro stessi al momento attuale, ok. Ma i denari ci parlano anche del lavoro, più dedicati e concentrati sul lavoro, sulla loro stabilità. Vediamo quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei. La morte. Sta avvenendo un cambio qua. Lui sta pensando di fare un cambio nei confronti di lei. Asso di denari. Mi può parlare di un cambio volto a un'opportunità, quindi magari un aprirsi, però lo vediamo con la lettura, durante la lettura, no? Vediamo un po' cosa ha nel cuore lui, cosa ha nel cuore lui, cosa ha nel cuore lui. Asso di spade, acci picchiolina, acci picchiolina. Allora abbiamo un lui che come situazione attuale sta ritirato, un po' più sulle sue, però vuole fare un cambio perché il suo cuore, l'asso di spade del cuore mi parla di chiarezza emozionale, sa quello che vuole. Quindi se abbiamo un lui ritirato, un po' più chiuso, ha elaborato un cambio mentalmente e anche emozionalmente e ha la necessità di parlare emozionalmente, di aprirsi emozionalmente a lei, fare chiarezza emozionale perché ha chiarezza emozionale nel cuore. Vuole un'opportunità di parlare, il suo cuore vuole un'opportunità di parlare per fare un cambio da una situazione più ritirata o più testatura o più c'è un cambio qua. Dopo gli scossoni che abbiamo dati all'ego ha capito di mettersi al palo e servire il femminile. Qua abbiamo un 4 di coppe, probabile qua che abbia avuto dei cambi su più altre situazioni. È possibile che sia stato un po' demotivato per altre questioni che riguardano altri aspetti della sua vita, con la morte che mi parla anche di più aspetti, no? E che adesso ha chiarezza emozionale, sa cosa vuole. Ok, vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei o nei confronti della relazione, della connessione. Cavallo di bastoni, non vuole fare cose affrettate, non vuole lasciarsi guidare dall'impulso, preferisce, non vuole fare cose affrettate, vuole chiarezza, però non vuole fare cose affrettate, cavallo di bastoni, ok. Quando esce la morte ha a che fare con tagli e cambi su più ambiti, e quindi non vuole fare cose affrettate, non vuole... magari ha potuto dire cose affrettate
in altre circostanze e poi si è chiuso, non vuole ripetere questa cosa affrettata, non vuole agire di impulso praticamente. E se fate caso, in questa settimana l'ego ha agito di impulso. La mente razionale ha agito di impulso, non lo vuole fare più. C'è una chiarezza emozionale, c'è un cambio di prospettiva mentale. Sì. Ok, andiamo a vedere da questa parte come sta il femminile. Perché la morte nel pensiero, mi sta venendo anche questo, e la morte è il cambio dei pensieri, cambio delle credenze, morte dell'ego anche, morte delle credenze abitudinarie. Qua si preannuncia una stesa grossa, messaggi importanti. Vediamo da questa parte. Allora, energia attuale del femminile nei confronti del maschile, energia attuale di lei nei confronti di lui, energia attuale di lei nei confronti di lui, l'appeso. Lei sta pensando. Infatti abbiamo l'appeso, va a specchio il 4 di denari. Qua abbiamo una situazione più di ognuno sta sulle sue. E lei all'appeso significa che sta pensando molto a una situazione con un maschile, con un femminile, con un'altra persona e anche ad altre situazioni che non riguardano soltanto l'amore. Quindi l'appeso mi parla di colei che si ferma, pensa, cercando di capovolgere, come fa l'appeso, la visione rispetto alla relazione con l'altro e rispetto alla relazione che lei ha con tutte le cose della sua vita, come vi ho spiegato nel video sulle fiamme gemelle. Quindi lei ha una condizione di fermo nei confronti dell'altro, funzionale a un cambio, a un capovolgimento della prospettiva. Ok. Vediamo i pensieri di lei, quali sono nei confronti di lui o nei confronti delle relazioni. Vediamo nei confronti di lui, lei nei confronti di lui. Cos'è che sta pensando con questo appeso? Paggio di spade, c'è una lei che pensa molto e osserva l'altro a distanza. Quindi c'è una lei che ha più un'energia anche qui introspettiva fino a questo momento, reduce anche dalla settimana scorsa, no? Dopo il lavoro svolto su se stessa. Qua abbiamo una lei che osserva a distanza e che pensa a una persona o può pensare alle persone, può essere più di una. C'è una lei che osserva a distanza con un fermo, non fa nulla, questa è l'energia interna e poi vediamo cosa succede. Prima di fare un passo ci pensa e intanto osserva molto qualcuno a distanza. Probabilmente con il quale c'è no contact, c'è silenzio, altrimenti se non c'è nessuno io vedo una lei che osserva il mondo, osserva gli altri con una necessità di cambiare, capovolgere la visione sua delle cose. Vediamo cosa ha nel cuore lei nei confronti di lui o cosa ha nel cuore lei. Il 10 di spade. Qua c'è chiusura, c'è una... Qua lei ha elaborato un fortissimo dolore. Sono contenta di questa cosa. Ha elaborato un fortissimo dolore. Quello che mi avete anche scritto nelle ultime mail, no? Grazie al video sulle fiamme gemelle. C'è stato un capovolgimento, si sta avendo un capovolgimento della visione, ha elaborato una chiusura con qualcuno. Ha capito che l'altro è sempre se stessa o se stesso e qua nel cuore sta facendo l'esperienza di trasmutazione delle proprie emozioni. Sì. Vedi, c'è il sole dietro l'angolo, infatti. C'è il sole dietro l'angolo. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti di lui e nei confronti della relazione. Il diavolo, la tossicità, relativa all'ego e relativa al mentale, che la bloccava. 8 di spade. Allora, questa è molto chiara questa stesa. Mi sta dicendo che qua abbiamo internamente, poi andiamo a vedere cosa succede, l'energia di lei che sta cercando di cambiare
prospettiva, capovolgere la visione rispetto a una relazione con una persona o rispetto alle relazioni che ha avuto nella vita. Qual è il blocco, cioè la sfida? L'ego, il diavolo, il mentale, che non ha fatto altro che tenerla 8 di spade, soggiogata, sulla difensiva, 9 di bastoni. E quindi qua abbiamo una lei che ha preso atto, si dà conto, che l'ego, il mentale, l'ha soggiogata in tutte le sue relazioni. Alcune di loro stanno pensando a una in particolare recente, altre ad altre passate, altre stanno unendo tutta la soggiogazione del mentale che che ha fatto su di loro. Allora, per tradurle in termini di realtà 3D, qua abbiamo una lei che ha chiuso una situazione per circostanze tossiche, probabilmente per altre persone. Sì. Io mi esprimo in questi termini, ragazzi, circostanze tossiche per altre persone, ma come avete ben capito dal podcast sulle fiamme gemelle, ogni persona che incontrate e ogni relazione che avete, potete avere anche più di una relazione contemporaneamente, ricordate, amore non giudica, se ti manda una persona e ti piacciono 2 persone, 3 persone, hai relazioni anche con più di una persona, 2 persone. Se ti piacciono, se te le manda il tuo daimon, il tuo amore. Quindi io quando parlo e ti dico, in questo caso, perché ho questi termini per esprimermi, situazioni tossiche relative a terze persone, non sono le terze persone le situazioni tossiche, e sono le altre persone in qualità di karma, ti fanno vedere le tue paure e i tuoi attaccamenti che ti separano da amore, dal tuo daimon, come vi ho spiegato bene nel video sulle fiamme gemelle e anime gemelle. Però per intenderci io devo dire situazioni, tu magari hai deciso di chiudere una relazione perché c'era tossicità, c'erano terze persone e questo ti bloccava, quindi questa è la traduzione letterale terra-terra, ma sappiamo che non esiste il visibile senza l'invisibile. E quindi ci sono modi di esprimere che intendono la stessa cosa, però su 2 realtà diverse. Ok, adesso detto questo, abbiamo visto la parte interna di entrambe le energie. Vediamo cosa succede in questa realtà e in questa realtà. Cosa succederà in questa realtà? Forse dovremmo dire così, cosa succederà in questa realtà dal 15 al 21 luglio? Cosa succederà in questa realtà dal 15 al 21 luglio? Ok, andiamo a vedere. Vediamo. Allora, le intenzioni di lui nei confronti di lei. Le intenzioni di lui nei confronti di lei, quali sono? In questa settimana che va dal 15 al 21 luglio, che abbiamo anche la luna piena, il 21. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei? 9 di coppe. Allora, nelle intenzioni il 9 di coppe mi parla di una persona che ha molto a cuore il suo amor proprio, non vuole fare passi azzardati col cavaliere di bastoni al blocco, non vuole fare passi di impulso, se la prende con calma prima di fare delle azioni. Il 9 di coppe è una persona che sta ferma, cerca di stare bene prima di tutto con se stessa, prima di fare delle azioni per non agire di impulso. Vediamo. Abbiamo visto le intenzioni, questo poi le azioni, vediamo le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana. Re di denari. Io non vedo che fa azioni particolari in questa settimana che hanno a che fare con amore folle, andiamo sull'Himalaya, ti sposo lì con un monaco tibetano, oppure col cavallo alato che me lo porta il monaco tibetano. No, non è di questo spessore qui, è di un altro spessore. Qua io vedo l'energia maschile concentrata sulla realizzazione dei propri obiettivi personali in questa settimana, più che nell'altro. Se questi obiettivi personali hanno a che fare, per esempio state già insieme a una persona con la realizzazione di maggiore stabilità, io vedo che tutto prosegue bene, non vengono fatti passi impulsivi. Se invece parliamo di una persona con la quale non state insieme, non c'è qualcosa di stabile, qua io vedo un lui concentrato sulla realizzazione sua personale, re di denari, oppure sulle sue attività o sulle sue responsabilità. Ricordiamo che al blocco c'è la necessità di non fare cose azzardate, cose istintive.
E se avete a che fare, quindi vedo un lui concentrato sul lavoro, molto responsabile, quindi se queste energie del lui lei le riscontriamo, come vi dico sempre, anche negli ambiti lavorativi, no? Relazionali con altre persone lavorativi, vediamo un lui molto responsabile, vediamo un maschile molto responsabile, che sa il fatto suo, che sa cosa vuole, una persona di spessore, una persona di cui ci si può fidare, in ambito lavorativo per esempio, ma anche in altri ambiti che non riguardano magari l'amore. Qua c'è il carro. Sì, c'è la necessità di avanzare sotto un profilo personale e stare bene con se stesso anche economicamente, lavorativamente parlando, godere dei propri frutti. Se in questo godere dei propri frutti c'è anche una lei, lui non farà mancare a lei questo godere dei suoi frutti, mi spiego? Ce la tratta molto bene, vedo un lui di spessore qui. Andiamo a vedere qual è l'energia finale di lui nei confronti di lei in questa settimana. L'otto di denari, qua mi parla di un lui, allora due sono le letture da questa parte. Se abbiamo lui e lei che stanno insieme, io vedo un lui molto responsabile, affidabile, che lavora per la connessione, che si impegna per la connessione. Se invece abbiamo un lui che non state magari insieme, non è una relazione stabile, vedo o comunque sia quello che è al di fuori di una convivenza, di un matrimonio, di una relazione duratura, quello che è al di fuori di questo, io vedo lui concentrato soprattutto in questa settimana nel lavoro. Re di denari, 8 di denari, 9 di coppe, nel lavoro. Ecco perché, e quindi dall'energia iniziale, che era il 4 di denari, più concentrato sulla stabilità, anche un po' più chiuso verso le emozioni, ha chiaro in questa settimana che l'amor proprio è una priorità. Tale amor proprio lo porta a non fare azioni impulsive verso l'altra persona, ma fare azioni più concrete, più con calma, più responsabili, va bene? Qua abbiamo la regina di spade, qua ci sono delle energie maschili che sono separate da una energia femminile o sono in separazione e ci sono anche qua molte energie maschili che sono separate con la propria compagna o compagno, però al tempo stesso non si sottraggono alle loro responsabilità, va bene? Perché vedo lui responsabile qua in questa settimana. Ok, poi ci chiariamo con i mini tarocchi cosa significa quest'asso di spade nel cuore, anche rispetto a una lei. Fatto sta che con quell'asso di spade nel cuore, come prima stesa, mi fa pensare molto al fatto dell'amor proprio. Non faccio azioni impulsive, ho amor proprio per me stesso, magari prima ho fatto azioni impulsive per un bisogno, ma la mia mente sta cambiando. La mia mente sta cambiando, mi fa essere una persona più responsabile, più concreta, più pragmatica, meno impulsiva, meno che segue per carità, seguire l'impulso, l'istinto, come vi dico sempre, è sempre una buona cosa. Meglio fare che non fare, a volte diceva mia nonna. Però in questo caso anche qui abbiamo una terminologia che per intenderci devo usare. Ok, qua abbiamo lui molto responsabile nelle sue cose, nelle sue attività. Se in tali cose, attività, questa persona sta insieme a una persona in matrimonio, convivenza, una relazione stabile, questa serietà si riverserà anche nella relazione con l'altro. E questa è la chiarezza che lui vuole dare. Ok, andiamo a vedere da quest'altra parte. Da questa parte l'energia maschile può essere anche una donna, ok. Vediamo un po' l'energia femminile. Quali sono le intenzioni dell'energia femminile nei confronti dell'energia maschile? Le intenzioni di lei in questa settimana nei confronti di lui. Le intenzioni di lei, vediamo. Il 10 di denari. Il 10 di denari mi parla, dipende, perché se lei ha chiuso con un lui per circostanze tossiche o comunque sia circostanze legate al mentale e all'ego, le intenzioni di lei in questa settimana sono quelle di dedicarsi alla propria stabilità e alla propria famiglia. Alcune di lei che osservano un lui vogliono tutto con un lui, va bene?
dipende dalle carte, 4 di bastoni. La maggior parte delle lei, 4 di bastoni, 10 di denari, le intenzioni sono quelle di stare bene, stare bene sì con se stessa, la famiglia, il lavoro, la propria stabilità e i propri figli, perché stanno elaborando dinamiche egoiche. Se si sono lasciate con lui o se non stanno con nessuno, la priorità è la stabilità, la famiglia, il denaro, il lavoro, tutto ciò che riguarda la stabilità pratica, pragmatica, perché a livello emozionale hanno avuto un processo importante, adesso hanno bisogno di pragmatismo, stabilità, fare un buon pranzo in famiglia, connettersi con le persone che sono più care, gli affetti di sempre o la propria stabilità lavorativa. Mi spiego? Se la maggior parte di lei che hanno vissuto una chiusura in questo senso. Altre di lei vogliono tutto con una persona. Stabilità, convivenza, molte di lei che convivono vogliono mettersi alle spalle una situazione difficile, che convivono, che stanno insieme, vogliono mettersi alle spalle una situazione difficile dovuta all'ego e si daranno a tutto. Vabbè, si daranno alla convivenza giusta, alla convivenza fatta bene, alla condivisione, alle emozioni, alla stabilità. Vediamo quali sono le azioni, queste sono le intenzioni, quali sono le azioni che lei farà nei confronti di lui in questa settimana, dal 15 al 21 luglio, le azioni di lei. Infatti lei abbiamo la temperanza, vedo una lei rinata. Lei parlerà con lui, vuole tutto, la stabilità, la buona cena, il buon pranzo insieme, la buona colazione, vuole la stabilità con lui. La temperanza mi parla di una lei che ha guarito le proprie emozioni, queste qui all'interno che abbiamo visto, no? Ha beccato l'ego in queste circostanze, capovolge la prospettiva e grazie a questo le sue azioni saranno conformi al dialogo, all'inclusione, la temperanza, a mettere pace con le relazioni, con una persona, per venirsi incontro. La temperanza è un'energia bellissima. Qua abbiamo la forza, lei avrà il coraggio di mettere pace laddove non c'era, sia con una persona, sia nelle relazioni. La forza e il coraggio di oltrepassare la mente che sta al blocco sfida e portare pace nelle sue emozioni, tant'è che le sue azioni saranno conformi a fare atti di pace, di equilibrio. Ok. Vediamo qual è l'energia finale di lei nei confronti di lui. Cavaliere di spade. Lei passerà all'attacco. Cavaliere di spade mi parla di, vedi qua c'è la torre, l'energia è quella che lei vuole risolvere le cose, ha fatto o farà in questa settimana una grande trasformazione alchemica, lo so già perché me l'avete scritto con tante email dopo il video sulle fiamme gemelle e anime gemelle. E cosa farete? Avrete l'impulso, Cavaliere di spade, di portare pace anche nelle relazioni. Avete capito che le relazioni sono una maschera del divino? E le condividerete nel modo giusto, cioè vivrete pragmaticamente la relazione, come se stesse prendendo il caffè con il divino, come se stesse pranzando col divino, come se stesse cenando col divino, anziché una persona. Quindi nella persona vedrete il divino e c'è un'urgenza col Cavaliere di Spade di portare in essere nella pratica questo adempimento. Va bene? E questo è l'approccio che lei ha con l'altro, che può essere la persona di interesse, può essere sul lavoro, perché abbiamo il 10 denari, ti ho detto anche qui che ci sono molte energie che le riscontrerete nel lavoro pratico. Io qua vedo che anche il lavoro va molto bene, perché avrete persone di spessore davanti e anche la vostra condivisione, la voglia di darvi alla vostra attività, che sia un lavoro, che sia un hobby. Ok. Energia finale Cavaliere di Spade perché si è avuto con la torre una rottura degli schemi. Quindi tali rotture degli schemi può essere stata provocata da una rottura con una relazione, la scoperta di qualcosa, rottura di schemi che il divino ti ha mandato affinché tu rompessi le gabbie dell'ego che sta al blocco, le gabbie della mente. E quindi lei ha un'urgenza anche di condividere l'adempimento spirituale appreso. Ecco, questo volevo dire. Ok?
Ok, vediamo adesso di farci le specifiche con i mini tarocchi, cosa ci aggiungono, cosa ci confermano, ma prima vado a mangiarmi un biscottino, arrivo subito, Allora, mangiato il biscottino, andiamo a vedere, fare adesso tutte le specifiche e vediamo un po' cosa ci aggiungono, cosa ci raccontano o cosa ci confermano. Allora, vediamo su di lui. Energia attuale di lui nei confronti di lei con il 4 di denari. Energia attuale di lui. Energia attuale di lui con il 4 di denari. Il Papa. Il Papa mi parla di responsabilità. Io qua vedo lui molto responsabile in questa settimana. Lui che integra con il Papa lezioni spirituali inerenti la impulsività, inerenti la soggiogazione dell'ego, mi spiego? Quando siamo vittime inconsapevoli, l'ego spara come vuole. Il Papa mi parla di integrazione spirituale che è avvenuta in lui e che lo rende responsabile verso se stesso. Ok. Tale responsabilità si adempie anche con il Papa nel essere come energia attuale molto responsabile nella sua stabilità personale, va bene? Quindi stabilità personale, e ripeto qua se ci sono convivenze e matrimoni vedo un lui molto più responsabile che in precedenza, vedo un lui centrato sulle sue responsabilità con il Papa, sa cosa vuole, molto responsabile. Vediamo i pensieri con la morte. Cosa parla questo cambio di pensieri? La morte. 6 di spade, sì. Uscire fuori dalle gabbie del mentale. Il 6 di spade è uscire fuori, no? Viene dopo il 5 di spade, che sono le tensioni, il rancore, anche il no contact, no contact per rancore, per malestare, ok. Con il 6 di spade mi pare di uscire fuori da tale difficoltà, andare verso una situazione migliore mentalmente, vuole fare questo cambio mentale, sta facendo questo cambio mentale rispetto a più situazioni della sua vita e anche rispetto alla lei. Quindi il 6 di spade mi parla di uscire fuori dalle difficoltà, prendersi le sue responsabilità, ok. Vediamo cos'è l'asso di spade nel cuore, cos'ha nel cuore lui per lei. Cosa nel cuore, asso di spade. Tac, il re di coppe. Guarda che ti dico. Te l'ho detto che vedevo un lui molto responsabile, che non agisce per impulso, ma agisce con il cuore. E agisce con il cuore in più ambiti della sua vita. Agendo con il cuore, avendo l'asso di spade nel cuore, chiarezza emozionale, chiarezza cardiaca, emozionale, cosa fa? Il cuore detta i passi da seguire al mentale, esce fuori dalle difficoltà, si fa un cambio mentale. Qua abbiamo un lui anche che ha chiarezza emozionale nel come esprimere le proprie emozioni a partire da una nuova consapevolezza, la consapevolezza dell'amore di sé, dell'amore per, noi diremmo nel nostro canale, amore per il proprio daimon, amore per il proprio destino, amore per se stesso. Quindi abbiamo un lui molto responsabile che si approccia all'altro, si approccia a chiunque l'altro sia con il cuore aperto. Abbiamo anche un lui innamorato, ma innamorato qua non è un innamoramento impulsivo, mi spiego, abbiamo un lui responsabile, con chiarezza emozionale, un lui che ha fatto chiarezza nelle proprie emozioni, facendo chiarezza nelle proprie emozioni esce fuori anche dal turbinio mentale. Ok, vediamo il blocco di lui nei confronti di lei con il cavaliere di bastoni o nei confronti della situazione o della relazione. E la regina di spade è uscita di nuovo, l'avevamo pure nel fondo mazzo. Ha agito per impulsività nei confronti di qualcuno, se ne è pentito, ha fatto chiarezza emozionale,
ha agito per impulsività nei confronti di un femminile, se n'è pentito, ha integrato il karma relativo a questa sua impulsività, e qua mi può parlare anche la regina di spade al blocco, che ci può essere un'altra persona al blocco, da questa parte. Però che succede? Lui si assume le responsabilità di questa cosa. Questo è il senso. Vediamo un po'. Ho agito per impulso rispetto a una persona, dicendo cose che l'hanno fatta arrabbiare, e lui ci ha lavorato su le sue emozioni, volendo fare un cambio con questa persona. Vediamo, ha seguito l'impulso piuttosto che il cuore. Mi spiego, che quando segui l'impulso a livello egoico fa disastri. Ok, la mente, quando segui la mente, quando la mente domina le tue azioni. Vediamo un po' le intenzioni di lui nei confronti di lei con il 9 di coppe. 3 di denari. Ha intenzione di, dal punto di vista della sua serenità, perché il 9 di coppe è più serenità, no? Dall'amore di se stesso, ha intenzione di cooperare con lei, fare dei progetti insieme, il 3 di denari, senza impulsività, ma con, sto cercando la parola giusta, con progettualità, ecco, con progettualità. Il 3 di denari col 9 di coppe mi sottolinea anche che per alcuni lui c'è le sue intenzioni sono quelle di dedicarsi al suo benessere personale, ai suoi progetti personali. Vediamo il re di denari, le azioni di lui nei confronti di lei con il re di denari. Azioni di lui nei confronti di lei con il re di denari. Abbiamo il 2 di coppe. Ragazzi, qua c'è un lui che ha grande progettualità con una lei, in questa settimana, che si vuole anche far perdonare di azioni agite per impulso. Come si fa a perdonare? Con concretezza, con stabilità, promettendo e facendo, in questa settimana stessa. 2 di coppe, vedo lui che vuole cooperare e fare dei progetti insieme senza impulso, ma con progettualità, con serenità. Ecco, questo mi arriva. Sì, qua c'è un 2 di coppe, assolutamente. Assolutamente sì. Asso di bastoni, sì. Vediamo energia finale di lui nei confronti di lei con l'8 di denari. Energia finale di lui nei confronti di lei, 8 di denari. C'è il cavallo di coppe, ragazzi. Allora, 2 sono le letture chiare e nette in questa stesa. C'è un lui che ha la chiara visione di non agire più di impulso, ma di avere progettualità, e in questa settimana concretizzerà tale progettualità con sforzo e impegno nel far funzionare le cose, da una prospettiva più matura di re di denari, non da una prospettiva più immatura del cavaliere di bastoni, cosa che ha fatto magari in precedenza e ha generato ostilità nei confronti di una persona, di una lei. Vuole creare delle cose insieme in questa settimana. Io qua vedo anche delle proposte di convivenza, se non ci sono già. Ho una progettualità importante, perché col Cavaliere di Coppe, energia finale, mi parla proprio del movimento d'amore per far funzionare le cose. Movimento da che cosa? Da una prospettiva di responsabilità delle proprie emozioni e dei propri atti. Stesa fortissima su di lui, cioè, questa come la leggiamo su un altro livello? Qua abbiamo la mente razionale, o il nostro maschile, o le nostre azioni, perché si leggono a più livelli, che si conformano, è la mente razionale che viene messa al palo, che si conforma al femminile. Queste coppe sul maschile, che è il femminile e l'emozione, vengono, come si dice, queste coppe, che è il femminile e l'emozione, vengono sostenute dai denari, da un re di denari, dalle azioni di un maschile che porta concretezza alle sue emozioni. Bellissimo, bellissimo, wow. Vediamo da questa parte. Allora,
Energia attuale di lei nei confronti di lui con l'appeso. Energia attuale di lei nei confronti di lui con l'appeso. Il 2 di bastoni, sì, lei sta attendendo. Abbiamo una distanza tra una lei e un lui, probabilmente, sia geografica che fisica o emozionale, o al di là, qua abbiamo una lei che, il 2 mi parla di scelta, no? Di presa di decisioni. Vuole prendere decisioni, ha un'energia attuale di presa di decisioni, però da un punto di vista diverso con l'appeso, capovolgimento del punto di vista. Vediamo cosa pensa lei, principessa di spade, paggio di spade, 9 di coppe. Lì c'è una lei che sta bene con se stessa e intanto osserva il mondo circostante. In tale mondo circostante ci può essere una persona che lei osserva, però da un punto di vista di stare bene con se stessa. 9 di coppe. 9 di coppe, 9 di coppe. Anche qua sono simili energie, pure questa settimana. Sì, abbiamo una lei che pensa a stare bene con se stessa e con il 9 di coppe, più che all'altro pensa a stare bene con se stessa primariamente. E nel frattempo col paggio di spade osserva qualcuno, ma non da una prospettiva egoica, non da una prospettiva di controllo. Allora, anche qui potrei dire una cosa in antitesi. Cerco di trovare le parole giuste. Allora, la mente vuole il controllo, vuole dominare, come vi ho insegnato nel video delle fiamme gemelle e anime gemelle, scambia l'obiettivo vero che è il divino con il suo simbolo, che è la persona. Ok. Allora, lei controlla, che non significa, non si dice controllare. Allora, lei guarda, osserva l'altro, chiunque l'altro sia, da una prospettiva però di benessere personale. Va bene? Vediamo un po'. Possono esserci qua delle lei che conoscono anche persone nuove in questa settimana, si approcciano con bellezza, con la temperanza, parlano con le persone, hanno degli incontri, da una prospettiva serena, calma, tranquilla le vedo. Vediamo il 10 di spada. Cosa ha nel cuore lei per lui? Il 7 di denari, sì, io qua vedo che lei sta aspettando il 7 di denari nel cuore con il 10 di spade, mi dice che lei ha chiuso una tappa emozionalmente dolorosa. Perché la tappa era emozionalmente dolorosa? Perché era guidata dal mentale, 10 di spade, le spade sono i pensieri, il pensiero. Siccome un 10, cioè la fine di un ciclo, si finisce questo ciclo e dopo aver elaborato emozionalmente situazioni complicate, complesse relative all'ego che hanno turbato la mente, questa cosa fa col 7 di denari? Il 7 di denari è anche l'investimento in una nuova energia, tant'è che la vediamo nelle sue azioni investire in una nuova energia. Questa energia si palesa nel rapporto con l'altro in modo equilibrato, la temperanza. Vediamo quell'ego al blocco, vediamo il diavolo al blocco. Qual è il blocco di lei nei confronti di lui? La giustizia, prendere una decisione. Quindi la giustizia mi parla di presa di decisioni, mi parla di cose ingiuste che sono accadute, mi parla di cose ingiuste che sono accadute, che le hanno determinato una elaborazione animica spirituale inerenti al mentale, all'ego. Quindi il blocco era proprio prendere una decisione che non si poteva prendere fino a questo momento perché si stava elaborando un karma relativo al mentale, relativo all'ego. E quindi la decisione giusta era al blocco. Anche ingiustizie percepite con altre persone, ingiustizie percepite con situazioni tossiche, di manipolazione. Quando dico situazioni tossiche di manipolazione mi riferisco sempre al tuo ego che è tossico e ti manipola, alla mente razionale, che poi si riversa nella realtà quotidiana attraverso le immagini che la tua anima ti proietta per farti sciogliere quelle paure e gli attaccamenti legati a questa manipolazione dell'io. Ok.
Vediamo un po' le intenzioni di lei nei confronti di lui con il 10 di denari. Le intenzioni di lei nei confronti di lui con il 10 di denari. Qua abbiamo Re di coppe. Re di coppe, Re di coppe. Io qua vedo che l'amore trionfa pure in questa settimana. Lo dicevo pure nelle previsioni settimanali, Allora, qua c'è, le intenzioni sono quelle proprio di lei, sono quelle di stare bene con la persona che lei ama. Se non c'è la persona che lei ama, adesso vi dico un'altra cosa. Io qua vedo che lei, se per esempio è single, in questa settimana può incontrare delle persone o può avere a che fare con delle persone. In queste persone lei vedrà il suo sposo celeste, le vedrà in tutte, come vi ho insegnato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle. Il Re di Coppe che è nelle persone che il divino ti manda davanti, le sue intenzioni sono quelle di godere con il 10 di denari delle persone che il divino le metterà davanti. 10 denari è tutto, godere del suo sposo celeste che si incarna nelle persone che può conoscere o nella persona sua di interesse. Le sue intenzioni sono quelle, 10 denari, di godersi tutto con queste persone, dal caffè al pranzo, senza discriminare e senza giudizio, ok? Beh, questo è un salto di consapevolezza grande, qua c'è anche la torre di nuovo. Sì, si è avuto un cambio su più fronti, su più livelli. Se c'erano contat o se c'erano situazioni di mancanza di giustizia, io vedo che siccome lei, avendo fatto un grande lavoro, la proiezione che ne deriva è una persona di spessore, una persona amabile, una persona che sa cosa vuole, una persona di fiducia, e lei vivrà queste condizioni con questa persona. Vediamo le azioni che lei farà nei confronti di lui con la temperanza. L'eremita, infatti, si apre, parla, si concede agli altri o all'altra persona con una calma, con equilibrio, con l'eremita, con saggezza, anche con prudenza. Saggezza e prudenza, perché hanno avuto un terremoto e dopo questo terremoto si è fissata in loro la consapevolezza spirituale. Quindi vedo delle lei molto concentrate sul loro benessere personale. Benessere personale significa proprio far fluire le proprie emozioni e in qualità di dei, divinità, integrarli. Andare con l'altro caute. Caute cosa vuol dire? Seguendo la temperanza, cioè seguendo le proprie emozioni. Quando le emozioni gli dicono di fare qualcosa, allora lei lo fa, se non gli dicono di fare niente non accelera il movimento, va come l'eremita, con calma, con prudenza. Vediamo, metterà anche pace in quelle circostanze laddove ci sono stati dei conflitti per altre persone, con altre persone, perché c'è una grande consapevolezza qua, tra tutte e due le energie. Energia finale di lei nei confronti di lui con il Cavaliere di Spade. 6 di spade, sì, 6 di spade, 6 di spade. Energia finale è quella di chiarire, Cavaliere di Spade, anche con una certa veemenza, chiarire per uscire fuori dalle difficoltà, 6 di spade, la temperanza. Quella di andare verso di lui con chiarezza, andare verso l'altra persona con chiarezza emozionale, la temperanza. Fammene mettere due altre. La regina di denari, vedi? Andare verso l'altro con pazienza, con prudenza, con calma, ci racconta la regina di denari, con calma, con pazienza, con prudenza, essendo ben radicata alla terra, i denari sono la terra, essendo ben radicati a madre terra. Che cosa significa essere ben radicati a madre terra? Madre terra è il nostro archetipo del darci alla nostra natura, come vi ho insegnato nel video delle fiamme gemelle. Allora lei si approccia all'altro radicata in se stessa, cioè la propria natura. Cos'altro? Un'altra. 5 di denari. Mettiamone due altre, adesso vi dico. Cavaliere di coppe, cavaliere di coppe, cavaliere di coppe. Vedete che qua c'è l'incontro. E il 3 di denari, sì, certo. Allora lei si approccerà all'altro con radicamento a se stessa. Radicarsi a se stessa
significa sentire le proprie emozioni, no? Con calma, con fiducia, eccetera. Cosa succede? Cavaliere di coppe, 3 di denari. Qua lei percepisce il movimento d'amore dell'altra persona, lo vede nei fatti, e e si apre all'altro in forma collaborativa. 3 denari, il 3 di denari, va bene? Qua io vedo una quiete dopo la tempesta, una quiete che è funzionale all'evoluzione di entrambi su un livello di coscienza differente. Quindi io potrei dire questa stesa già la chiamerei il salto quantico dell'amore. Qua c'è amore e concretezza in questa settimana. Questi denari mi parlano di riflessione, mi parlano di progettualità, mi parlano di eludere il senso dell'impulsività legato all'ego che ha fatto fare cose ingiuste. Quindi io qua vedo proprio questa energia di grande calma, non so se si può dire fluiditezza, sì. Ok, vediamo un po' adesso cosa ci raccontano i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo questo spessore di questa settimana del maschile. Andiamo in profondità con i miei oracoli che non lasciano proprio spazio al dubbio e rispondono proprio come è. Vediamo. Quali sono queste confessioni? Quali sono queste di questa settimana? Lui a lei. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Allora qua c'è un maschile che prende ferma risoluzione di aver trovato, per molti maschili in questa settimana, si innamoreranno in questa settimana. Qua c'è molti maschili che si innamoreranno, ma non da una prospettiva immatura dal punto di vista animico. Si innamoreranno e vorranno concretizzare in questa settimana. Concretizzare, avere una progettualità. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. E siccome si danno conto di questo, l'asso di spade nel cuore, re di coppe nel cuore, il loro cuore li guida e li sprona a fare azioni in concreto, pragmatiche, di quello che sentono. Non si fanno più condizionare dalla mente. Ok. Vediamo cos'altro. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Questa è una carta potentissima. È uscito un re di denari insieme a re di coppe, terra e emozioni. Qua abbiamo un maschile radicato alle proprie emozioni, radicato a madre terra e quindi alla sua vera natura. E quindi chi è radicato alla propria vera natura, chi sente la propria vera natura, sente. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Qua abbiamo dei grandi maschili fortemente innamorati e consapevoli in questa settimana. Vediamo cos'altro. Sono geloso di te. Ma questo secondo me lo nasconderà, perché un re di denari non dice sono geloso di te. Lo dice il cavaliere di bastoni che sta al blocco. Quindi quello che possiamo percepire anche dai maschili sarà una gelosia che però non la confessano, secondo me. Oddio, magari qualcuno lo dice, però qua abbiamo un maschile grande, molto responsabile. Vedo in questa settimana. È una bellissima stesa, è proprio la guida dopo la tempesta, il salto quantico, relazionale. Sono felice di questo perché state facendo un lavoro grandioso, ragazze mie e ragazzi, veramente grandioso. Sì. Adesso ci mettiamo l'archetipo di questa settimana, l'archetipo di lui e di lei. Vediamo un po'. Grazie a questo Papa su di lui e con tale consapevolezza e tale spessore animico, diciamo che c'è un lui che raggiunge un'adultità animica. Adultità animica.
vediamo qual è l'archetipo che lui integra in questa settimana e quindi rende manifesto con questo pragmatismo nelle sue azioni. L'estudiante, lo studioso, l'umiltà e la devozione per la conoscenza, la volontà di stare apprendendo tutta la vita. Sì, una grande consapevolezza. Ha studiato le sue emozioni, i suoi pensieri. È una persona che si è aperta alla conoscenza delle proprie emozioni, di quello che sentiva. O l'ha fatto in modo consapevole o in modo inconsapevole. Però l'archetipo che mette in scena in questa settimana è colui che ha l'umiltà e la devozione per la conoscenza. Quindi conoscenza di tutto, conoscenza soprattutto, abbiamo visto qua, delle proprie emozioni, che lo porta a essere concreto nella realtà fattiva. Umiltà verso la conoscenza. Cosa vuol dire umiltà verso la conoscenza? Essere aperto a qualsiasi cosa. La conoscenza è qualcosa di vivo. Le certezze sono i nostri più grandi limiti, perché limitano la nostra conoscenza. Chi è che vuole avere il controllo? La mente razionale. Come ha il controllo la mente razionale? Sulle tue credenze. Con le tue credenze. Le tue credenze diventano certezze. Ecco qua abbiamo un lui che, essendo radicato alla propria natura, i denari, re di denari, quindi dandosi, come vi ho insegnato nel video sulle fiamme gemelle, alla propria natura, si pone con umiltà davanti alla conoscenza. La conoscenza vera è ciò che avviene a livello intuitivo. Re di coppe nel cuore con l'asso di spade. L'asso di spade è la conoscenza nel cuore. Quindi la conoscenza è un atto cardiaco più che altro, la vera conoscenza. La vera conoscenza abbatte le tue certezze mentali, la morte nella mente, e il 6 di spade: esco fuori dalle mie certezze che mi limitavano, 4 di denari, e mi apro con umiltà alla vera conoscenza. La vera conoscenza è la conoscenza che arriva dal cuore. Asso di spade, re di coppe nel cuore. Bellissimo, bellissimo. Vediamola lei. Qual è l'archetipo che mette in scena in questa settimana? Vedi qua, mi è caduto l'occhio sulla parte in ombra, no? Arroganza nella ricerca della conoscenza, arroganza distruttiva, mancanza di volontà nel tradurre la conoscenza in azione. Tutto questo viene risolto perché lui fa azioni dettate dal cuore, dalla conoscenza del cuore, quella intuitiva. Bellissimo. Vediamo qual è l'archetipo che viene integrato da lei e viene messo in scena. Qual è l'archetipo del femminile in questa settimana? Il mentore. Dopo tutta la settimana passata con la papessa e l'eremita non poteva che uscire il mentore. Il mentore, l'archetipo integrato dal femminile è la maestra. La maestra. Trasmettere saggezza e perfezionare il carattere degli alunni. Quindi lei porterà esempio di maestria e conoscenza agli altri. Grazie a cosa? Grazie al lavoro interiore, sull'ego, sulle emozioni, sulla mente razionale. Lei incarnerà la mentore, la maestra. Wow! Guarda qua. Qua c'è un signore anziano che abbraccia il femminile, una signorina, con delle ali. E chi è che viene definito con le ali? Chi è che sta nell'invisibile alle ali? Gli angeli, il tuo sposo celeste, il tuo sé superiore. Quindi tu perché fai la mentore in questa settimana? Perché tu ti sei abbracciata al tuo sposo celeste. Che dirvi di più, ragazze mie? Niente. È un colossal ogni volta. Tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. È un colossal ogni volta, guarda. Allora, vediamo qual è l'approccio sciamanico. Vediamo. L'approccio sciamanico di lui con le studiante qui. Vediamo. L'approccio sciamanico di lui.
La maledizione. E beh, lui risolve il karma. Questa carta ha a che fare con un karma familiare che lui si è portato addosso. Ci portiamo addosso tutti il karma familiare, eh? Noi in qualità di anime abbiamo un nostro karma individuale che poi sceglie un karma familiare per adempiere alla risoluzione del proprio karma. A volte gli antenati, secondo gli antichi, gli antenati sono gli dei anche. Non voglio entrare nel merito di questo aspetto, poi magari facciamo un altro podcast su questo. Per gli antichi, per le popolazioni antiche, ma anche le tribù che ci sono ancora adesso, anche quelle sciamaniche della Siberia, dell'Amazzonia, tra gli dei ci sono gli antenati. Gli antenati influenzano o positivamente o negativamente la vita della persona. A volte si dice che prima di incarnarsi la persona sente un amore talmente profondo per un avo, per un antenato, che prende in carico il suo karma proprio personale e magari sceglie di seguire il percorso del karma di quell'antenato piuttosto che il suo, e quindi spesso non riesce a realizzare delle cose perché si è preso in carico il karma dell'altro, perché magari quest'avo ha sofferto molto e vuole estinguere questo karma. Però tante sono le sfumature di questo. Vi sto dicendo quello che lessi tempo fa anche su questo. E comunque, al netto di questa situazione, questa carta mi parla di un karma familiare. Quindi, qual è l'approccio sciamanico con questi denari, con questo cuore? Lui, o consapevolmente, il maschile questa settimana, o consapevolmente o inconsapevolmente, non so come lo farà, ci sono tanti maschili, no? Più o meno consapevoli, più o meno in un percorso spirituale consapevole, più o meno, dipende. Tante energie maschili più o meno in un percorso di consapevolezza spirituale. Allora qua si recide un karma familiare, cioè ci si libera da un karma familiare. Tant'è che già te l'avevo preannunciato con il Papa. E questo karma familiare probabilmente io credo che, siccome lo possiamo anche vincere da qua, abbiamo una regina di spade qua al blocco, no? Possiamo anche vincere un karma familiare di questa natura, ossia di maschili che erano contro qualche femminile, magari anche con autorità, hanno schiacciato anche, probabilmente anche delle donne della loro famiglia, anche con violenze verbali, fisiche. Io credo che abbia a che fare con questo tipo di karma qui, perché abbiamo la regina di spada al blocco. E questo tipo di karma, potendo riassumerlo a livelli ancora più alti, è proprio l'adempimento della lezione spirituale inerente all'aver schiacciato il suo femminile interno. E sappiamo che nel corso della storia schiacciare il femminile significava proprio schiacciare le emozioni, l'anima, l'invisibile, e essere arroganti, distruttivi, non tenendo conto la parte femminile, no? Tant'è che la parte femminile è come regina di spade, sta al blocco. Ok, vediamo qual è l'adempimento sciamanico di lei in questa settimana con il mentore. Wow, il mago della pioggia, mago, mentore, il mago della pioggia. È bellissima questa stesa, cioè mentore, il mago della pioggia. Il mago, quello che vi insegno, è il morto e il rinato. Quindi il nato due volte. Come diceva Gesù, dovete nascere due volte. La prima è quella in cui tu nasci, no? Sulla terra. La seconda è quando tu muori alla realtà oggettiva, che vede tutto separato, che vede il mondo fuori da te, e rinasci ad essere mago, cioè reintegri tutte le proiezioni, cioè il mondo è dentro di te. Quindi qua c'è stata una morte e una rinascita, o ci sarà in questa settimana una morte e una rinascita. Il mago è colui che crea consapevolmente la propria realtà, alleandosi al proprio sposo divino, sposo celeste. Cos'è la pioggia? La pioggia è l'elemento acqua che fertilizza il terreno. L'acqua sono le emozioni. Quindi lei crea, il mago,
grazie all'alleanza con le sue emozioni. Acqua. Guarda, io ragazze mie, ragazzi, non aggiungerei nient'altro perché sono molto soddisfatta e appagata e non vedo l'ora di sentire quello che mi scriverete in settimana. Quindi, ragazze mie e ragazzi, il mio augurio è che voi siate libere e liberi di creare con le vostre emozioni. Stiamo facendo una rivoluzione spirituale e anche quindi sociale. L'avete capito? E come si fa? Con la rivoluzione interna. Quindi ragazze mie ragazzi, mettetecela tutta, divertitevi, giocate e siate il capolavoro della vostra vita. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!